Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo video di Tarot Tips. Oggi voglio esplorare con voi il significato, il simbolismo dei colori nei tarocchi. Eh, Prendo come base il classico mazzo Rider-Waite-Smith perché sono appunto stati scelti i colori da Pamela Smith e Waite con un preciso scopo, quindi non è che sono stati messi o scelti a caso, però appunto si rifanno anche a tutta una simbologia, una tradizione esoterica di tipo occidentale e sicuramente appunto aiutano a dare un'interpretazione ancora più intuitiva e più profonda nella lettura delle carte, sapere cosa significano e cosa trasmettono i vari colori, che tipo di messaggio danno questi colori delle carte e anche se appunto io faccio riferimento al classico mazzo Rider-Waite-Smith, in realtà può questa simbologia dei colori essere adottata anche per altri tipi di tarocchi disegnati da altri artisti, perché di solito più o meno fanno tutti riferimento a questa tradizione esoterica di stampo occidentale. Vediamo appunto insieme i colori principali di questo mazzo. Io inizierei con il giallo perché è quello che predomina. Il giallo è connesso, diciamo, all'elemento mentale, però dà in generale anche una idea di abbondanza, di ricchezza e di speranza. È un colore appunto che richiama all'elemento aria, quindi anche a una coscienza superiore, appunto, una nuova consapevolezza sul piano mentale, come per esempio nel caso della carta del matto che vedete qua. Comunque in generale se viene utilizzato come sfondo del cielo ha proprio questa funzione di darci una nuova speranza, un qualcosa che ci dà la carica, che ci dà la speranza di un nuovo futuro pieno di appunto ricchezza interiore e esteriore. Come nel caso per esempio del 4 di bastoni e del 9 di denari. E comunque diciamo che la carta che più rappresenta la funzione di questo tipo di colore del giallo è la carta del matto, perché appunto è un salto nel buio che però promette belle cose, promette una nuova vita, in questo caso il colore giallo. Poi vediamo l'arancione. L'arancione è il colore delle attività da porre in essere, delle sfide da affrontare. Non per niente, diciamo, è il colore che prevale nella carta del seme dei bastoni. Vedete qui il cavaliere di bastoni dove è arancione un po' tutto, sia il cavallo che il terreno. Anche qui i bastoni e il terreno del 10 di bastoni richiamano il colore arancione, anche la tunica del personaggio principale. Arancione qui è il leone della carta dell'arcano maggiore, la forza, e arancione qui è i capelli del re di bastoni e la sua tunica.
quindi appunto rappresenta attività da porre in essere, un'energia vitale, però anche delle sfide da affrontare, come per esempio nel caso della forza e del 10 di bastoni, ma anche nel caso del cavaliere di bastoni, che è una persona, un'energia di movimento, appunto come tutti i cavalieri affrontano dei cambiamenti, pongono in essere delle attività. Quindi è comunque un colore che richiama ehm, una carica vitale necessaria appunto per costruire qualcosa, per sconfiggere degli ostacoli. Poi, dopo l'arancione, vediamo il verde. Il verde è il colore che ci lega all'elemento terra, quindi viene utilizzato soprattutto per celebrare la vita e la sua nuove nascite, nuovi progetti. Il verde caratterizza un po' il concetto di crescita, di abbondanza e di giovinezza. Vediamo infatti che il paggio di denari è in piedi su un prato verde, la sua tunica è verde proprio perché indica nuovi progetti, nuove idee che nascono e l'idea proprio della gioventù e nuovi progetti che stanno maturando è anche il significato della carta del 7 di denari, dove appunto il cespuglio è tutto verde, mentre il verde si trova anche nel caso della regina di denari, dove il manto è verde e le piante attorno a sé hanno un bel verde, perché appunto indica il concetto del radicamento con la terra, un po' del legame con la natura. Quindi per esempio a me questa carta dà sempre un po' l'idea, richiama un po' il concetto della madre terra. Quindi è comunque qualcosa che cresce, qualcosa che prospera, che ci lega alla vita per un certo verso, la celebrazione della vita che nasce e che cresce. Questo per quanto riguarda il verde. Invece vediamo il blu. Il blu è legato alla introspezione, ai pensieri, al subconscio e infatti prevale in carte come la luna, le stelle e dove appunto c'è molto il legame con il subconscio, soprattutto legato al concetto dell'acqua, e nelle carte delle spade perché appunto sono carte che esprimono dei pensieri, il concetto mentale. Poi in questo caso in particolare abbiamo le acque dietro la ragazza con le due spade, con le due braccia incrociate, che indicano appunto un po' i desideri e i blocchi inconsci, tutto il magma, diciamo, del nostro inconscio che è alle sue spalle. Quindi comunque è un colore che richiama molto l'introspezione psicologica e soprattutto la ricerca, tutto ciò che ha a che fare con il nostro inconscio. Tant'è vero che si ritrova anche nella carta della papessa, che è proprio vestita di blu, perché appunto è la carta che ci consiglia di comunicare con il nostro inconscio e con la nostra intuizione. Invece il prossimo colore è il grigio, che è il colore un po' che richiama la depressione, ma anche una mancanza di azione, uno stare fermi. Infatti è il colore che prevale come sfondo nella carta del bagatto, dell'otto di spade, dove la persona appunto è incapace di muoversi, e poi anche nella carta del 4 di spade, dove il personaggio principale sembra dormire, quindi sta
fondamentalmente in pausa. Poi il rosso è la carta della passione, della vittoria, vedete, e soprattutto dell'energia, delle varie passioni molto forti, come può essere appunto l'amore, ma anche la rabbia, la passione. Quindi vediamo per esempio qua nel 6 di bastoni il manto del personaggio principale rosso, perché indica appunto vittoria, energia, lotta. Poi qui abbiamo il manto della persona di spalle nel 3 di coppe, aspetta che lo metto meglio, che indica appunto desiderio, passione. Anche qui il manto è quello del protagonista del 2 di bastoni, è rosso, perché appunto indica questa energia, questa attività da porre in essere, il potere. Infatti ha in mano un globo che anche simboleggia il potere nelle sue mani. Qui invece il rosso è utilizzato proprio per indicare la passione, il desiderio, il dolore, l'amore, appunto perché è il colore del cuore. Può anche il rosso indicare autorità morale, tant'è vero che è nei manti di persone di autorità, come per esempio la carta della giustizia, quindi un'autorità morale. C'è anche sul manto del Papa e del Imperatore. Poi abbiamo il viola, che si vede poco, però è viola, e che si trova nel drappo qui dietro le spalle della giustizia, nel drappo che è attorno al corpo della figura centrale della carta del mondo, nei grappoli d'uva del re di denari e sul manto dell'angelo degli amanti. Il viola appunto indica regalità, e infatti per questo motivo si trova in queste tre carte, su questi manti, una regalità anche di tipo superiore, di tipo divino da un certo punto di vista, come nel caso del mondo e della carta degli amanti. Può anche indicare opulenza, infatti per questo il colore dei grappoli d'uva del re di denari. Poi gli ultimi due colori che volevo vedere con voi sono il bianco e il nero. Allora, il nero viene utilizzato molto nel Rider-Waite-Smith per indicare appunto un futuro non buonissimo. È un colore che richiama il mistero, la nostra parte oscura, la mancanza di speranza, come per esempio nel caso del 9 di spade, nel caso della torre, del diavolo e appunto del 10 di spade, che sono le carte più nere del mazzo. È un colore appunto che indica un futuro incerto e la parte più oscura di noi, come nel caso del diavolo. Può anche indicare il lato ricettivo contrapposto a quello più attivo, come nel caso del carro e della papessa. In questi due casi abbiamo il bianco e il nero contrapposti l'uno all'altro, dove il nero indica la parte yin più ricettiva, il bianco indica la parte yang più attiva, come nel caso appunto delle sfingi
della carta del carro e delle colonne del Tempio di Salomone nella carta della papessa. Quindi diciamo due parti del tutto che si apparentemente contrappongono, però in realtà fanno parte del tutto, di un unico essere, diciamo, come il simbolo del Tao, dove ogni parte ha un germe dell'opposto. Per lo stesso motivo, appunto, il bianco può appunto indicare la parte yang, però indica soprattutto purezza, il concetto di pulizia, di purificazione e quindi di rinascita, come nel caso della carta della morte, dove il bianco è al centro del simbolo della bandiera, con questo fiore bianco, ed è il cavallo della morte, ovvero appunto una pulizia, una purificazione necessaria che poi porta alla rinascita. È anche la carta che indica qualcosa di divino al di fuori della normale percezione dei cinque sensi, come nel caso della temperanza, dove appunto la tunica dell'angelo è bianca. Bene, questi sono i colori principali. Poi abbiamo il rosa che si trova soprattutto nelle carte del 10 di coppe e nella tunica del paggio di coppe. In questo caso appunto il rosa indica un po' come la gioia, richiama il concetto di serenità, di freschezza, di ingenuità, come nel caso del paggio, ma anche di buoni sentimenti di innocenza e di pace, di serenità, come nel caso del rosa che sta qua in cima alla carta, vicino alle coppe, nell'arcobaleno del 10 di coppe. Bene, questi sono i colori principali che vediamo nel mazzo del Rider-Waite-Smith. Fatemi sapere se concordate con la mia interpretazione, perché ognuno può avere delle idee differenti, sarei molto contenta di sapere le vostre. E se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi. E noi ci vediamo presto. Ciao!